Specialisti IT! Ciao a tutti! Oggi vediamo insieme come creare un ruolo custom in Microsoft Entra per permettere a un operatore di helpdesk di andare a visualizzare le chiavi di recovery di BitLocker dei PC Windows gestiti da Microsoft Intune. Faremo tutto questo a permessi minimi, quindi senza concedere privilegi esagerati o abbondanti, in ottica Zero Trust Security. La nostra operatrice immaginaria si chiama Hazel e in questo momento lei ha già un ruolo su Intune concesso attraverso l'RBAC. Quindi sull'RBAC di Intune Hazel è helpdesk operator, quindi ha già una buona libertà di azione, può eseguire delle azioni remote, visualizzare i dispositivi, eccetera eccetera. Sarà però sufficiente per vedere le chiavi di BitLocker? Andiamo a vedere. Come hai potuto vedere non è sufficiente, questo perché Hazel in questo momento ha un ruolo sull'RBAC di Intune, ma le chiavi di BitLocker rispetto a un dispositivo sono un attributo di Microsoft Entra. Quindi come possiamo fare a permettere ad Hazel e ai suoi colleghi operatori di helpdesk di vedere le chiavi di BitLocker? Dovremo creare un ruolo custom su Microsoft Entra. Perfetto, vediamo come possiamo ottenere questo risultato. Primo passaggio, creiamo un gruppo su Microsoft Entra. A questo gruppo poi assegneremo il ruolo, Hazel sarà membro di questo gruppo insieme ai suoi colleghi operatori di helpdesk e attenzione però a una cosa fondamentale quando si entra il gruppo. Devi fare in modo che il gruppo sia assegnabile ad un ruolo di Entra. Questo è un settaggio che si può fare solo ed esclusivamente nel momento in cui il gruppo viene creato, non si può modificare dopo. Vediamo come si fa. Passaggio numero 2. Ora sul portale di Entra andiamo a creare il ruolo vero e proprio dando i permessi minimi solamente relativi a BitLocker. Passaggio numero 3. Ora assegniamo il ruolo appena creato al gruppo che abbiamo creato nel primo step. Questo è il passaggio che effettivamente abilita la visualizzazione delle chiavi di BitLocker per Hazel e i suoi colleghi operatori di helpdesk. Io per semplicità di laboratorio ho assegnato il ruolo in modalità permanente. Se però tu hai PIM e quindi hai necessità di mettere in sicurezza questo tipo di ruolo e di privilegio, puoi valutare ovviamente un'assegnazione di tipo eligible. Vediamo come fare l'assegnazione. Ultimo passaggio, abbiamo apparecchiato tutto, il gruppo c'è, i permessi ci sono, dobbiamo solo verificare che Hazel ora riesca a visualizzare effettivamente la chiave di BitLocker. Andiamo sul portale di Intune a vedere se ora è tutto in bolla.
Perfetto, funziona tutto, il ruolo è a posto. Quindi abbiamo visto come un ruolo sull'Rbug di Intune non sia sufficiente per poter visualizzare le chiavi di BitLocker, e abbiamo visto come a volte i permessi e i privilegi per fare delle operazioni sui vari portali siano una commistione di privilegi tra Intune ed Entra. Se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto, lascia un cuoricino, ricondividilo oppure iscriviti alla newsletter itspecialist.news, 2 uscite al mese, un editoriale con notizie e novità, attività di community e chi più ne ha più ne metta, e un video tutorial al mese come questo. Come sempre grazie a te e a tutti voi IT Specialist per aver visto questo video fino alla fine, che dire, vi aspetto alla prossima, mitici!